hai paura. Più vai avanti nel tuo percorso e più ti accorgi che quello che separa te da tutto quello che hai sempre desiderato, anche semplicemente dallo stare bene, alla fine sono pattern negativi, sono traumi del passato, in sostanza sono paure. Ho sempre parlato nei miei video che per arrivare alla versione migliore di sé, per manifestare, per stare bene, per qualsiasi cosa, l'importante prima è essere stabiliti per bene nel essere, quindi imparare a stare bene. Così poi il fare e avere avvengono naturalmente. Il problema è che la maggior parte delle persone prima si concentrano sul fare le cose in modo tale da avere delle cose che gli fanno stare in un certo modo. Il problema cos'è? Il problema è che se ti concentri prima sul fare, sei schiavo di quello che fai per quello, e di quello che hai, e quindi il tuo stare bene sarà attaccato, sarà connesso, schiavo in base ai risultati, in base a quello che fai, che è un po' quello che fanno la maggior parte delle persone. Quindi quello che viene insegnato nel percorso interiore è proprio imparare a prima essere stabili per bene e stare bene, il che significa non solo cercare di essere positivi, di essere consapevoli, quindi di scegliere la propria esperienza all'interno, consapevolmente, quindi rispondere alle cose in modo consapevole e non compulsivo, quindi scegliere il modo in cui reagisci alle cose. E ho fatto un video a riguardo su queste cose, ma significa anche trovare quei pattern, quei blocchi che ti impediscono, quei blocchi, quel karma che ti impedisce in modo semplice di arrivare a stare bene. E tendenzialmente queste cose sono legate alla paura. Vi spiego innanzitutto un po' come ho fatto io, come sto facendo io, e vi spiego il concetto base e come arrivarci, quindi mi raccomando, dovete guardare tutto il video per capire bene il concetto. Cerco di renderlo un video il più semplice possibile, poi se avete qualsiasi domanda lasciatemela nei commenti oppure scrivetemi su Instagram in privato. Quindi partiamo da questo presupposto: uno stato di pace e senza paura è lo stato migliore in cui puoi essere per creare la vita dei tuoi sogni. Nel momento in cui parti da un senso di abbondanza, di amore, di felicità, di pace, di gioia, puoi creare cose di pace, amore, gioia, eccetera, eccetera. Se invece parti da un senso di mancanza, da un senso di tristezza, eccetera, tutto quello che andrai a fare e creare, quindi i risultati anche, saranno poi così. Quindi bisogna partire da prima mettere delle basi solide, imparare a stare bene, per poi costruirci sopra qualcosa. Se le basi sono solide, allora poi ci si può costruire qualcosa sopra. Quindi bisogna imparare a lasciare andare e a concentrarsi sull'essere, sullo stare bene. E per stare bene, il togliersi le paure fondamentali che ti impediscono questa cosa è una parte essenziale del percorso interiore. Perché un po' alla fine è la tua testa, il tuo passato, i tuoi traumi, il tuo karma, che ti impediscono a volte di raggiungere, cioè ti auto-saboti, ma non lo fai apposta, è una cosa inconscia, una cosa compulsiva, quindi bisogna imparare a sia distaccarsi dalla mente, ma anche imparare ad aggiustare quello che si può aggiustare in modo tale che poi le cose avvengano in modo più naturale. In modo tale che poi quando non hai paura, quindi quando sei senza paure, diventi quasi pericoloso. Perché una persona che non ha paura non può essere toccato, non ha vulnerabilità. E se non hai vulnerabilità, puoi essere veramente te stesso, puoi dire veramente quello che vuoi e quindi agisci dal tuo massimo potenziale, fai veramente tutto quello che puoi. Io mi sono accorto di questa cosa quando facevo nuoto. Ho fatto nuoto agonistico praticamente per tutta la mia infanzia, fino ai 18-19 anni, e una delle parti più brutte della mia vita era praticamente la domenica, quando dovevo fare le gare di nuoto. Ogni nuotatore agonistico sicuramente mi capirà, è praticamente traumatico, ma io non riuscivo a capire fino a poco fa perché questa cosa mi faceva stare così male. Avevo veramente tantissima paura di fare le gare di nuoto, avevo un sacco di paura perché erano cose che in realtà mi creavo nella mia testa. C'erano sì i miei genitori a vedermi, ma io mi preparavo tutto l'anno per queste gare e comunque mi facevano paura, non volevo farle e infatti facevo delle gare abbastanza mediocre. Insomma, ho fatto i miei piccoli risultati, sono andato agli italiani e tutto, ma non sono diventato un campione, tant'è che ora addirittura non riesco proprio a toccare l'acqua delle piscine. Cioè vado in piscina tranquillamente, ma nuotare mi fa veramente senso non riesco più ad allenarmi a nuoto.
E questa cosa poi è arrivata anche nel momento in cui ho iniziato a avere le mie prime relazioni. Quindi ho iniziato ad avere la mia prima relazione e mi sono accorto, quando poi è finita la relazione, dopo un po' di tempo, quanto mi ha fatto stare male. E ragazzi, per i giovani il finire delle relazioni purtroppo è una delle cose che veramente fa crescere di più, perché ti accorgi dell'effimeralità, dell'effimeratezza delle cose, delle persone, di quanto in realtà le cose siano di passaggio, di quanto in realtà non si può possedere niente, di quanto in realtà bisogna alla fine lasciare andare queste cose, non essere attaccati a tutto ciò. E quindi che in realtà mi sono accorto che la cosa che mi faceva stare male non era quello che è successo, non era la ragazza, non erano le gare di nuoto, non erano i libri che mi hanno fatto diventare una versione di me che non ero, insomma, eccetera, eccetera, ma era l'aspettativa che io avevo di quella cosa. Era l'attaccamento che io avevo su quella cosa. E anche quando ultimamente, quando andavo a eventi di lavoro, alle mie prime cose, soprattutto quando iniziavo a lavorare nell'ambito dei profumi, andavo alle prime fiere di profumi, iniziavo a conoscere gente nell'ambito, anche gente importante, e avevo un po' timore di parlare con queste persone, sempre un po' quest'ansia, insomma, questa paura, e mi sono accorto che è sempre stato tutto legato a questa cosa, al cercare di controllare le cose in modo tale che avvengano nel migliore dei modi. E quindi questo controllo, questa cosa crea veramente la paura, e il lasciare andare è un po' la cosa che mi ha aiutato. E adesso vi dico come ho fatto. Capire quindi che quando sei senza paura, quindi quando ti concentri sull'essere, è perché non sei più attaccato a niente. E non vuol dire essere distaccato, vuol dire non aspettarti niente da quello che fai, non aspettarti niente dalle altre persone, non aspettarti niente di niente, semplicemente prendere tutto come profitto. Alla fine noi siamo qua per qualche anno e poi ce ne andiamo da questo pianeta, quindi in realtà siamo arrivati con niente e ce ne andremo con niente. Se prendete la prospettiva giusta, tutto quello che facciamo è comunque in profitto. Quindi imparare veramente pian piano a lasciare andare. Come diceva il Buddha, mollare i frutti dell'azione, arrendersi, abbandonarsi completamente a questa cosa. E non vuol dire non avere aspettative, è che se l'aspettativa ti crea paura, agisci nel modo peggiore. Quindi se non crearti l'aspettativa in quel contesto ti aiuta, allora crearti l'aspettativa è un autosabotaggio. È un po' come se ti accorgessi che quella cosa che ti fa avere paura è come un filo in tensione collegato al risultato che tu vorresti che succeda, che accada. Quindi è come dire, io quando ho paura è perché? Perché ho paura? È perché voglio che le cose accadano come voglio io, e quindi se non accadono o accadono, tu sei lì con questo filo teso. Ed è la cosa che ti fa avere paura, quindi la paura di quello che può succedere, del risultato che può accadere. Ma nel momento in cui impari a stare bene di tuo e quindi a non avere aspettative perché tu sei già a posto di tuo, non c'è nessun filo, non c'è nessun filo teso, non ti interessa che le cose vadano in un modo o nell'altro, perché di per sé fai quelle cose non da un senso di mancanza, ma le fai da un senso di abbondanza, quindi è tutto in profitto. Automaticamente non c'è niente che può farti del male, non c'è un risultato peggiore o migliore. Si vedono le cose così come stanno, con la prospettiva giusta, con una prospettiva più esistenziale, vedendo le cose dall'esterno, in realtà è tutto così, è che noi le gigantiamo nella nostra mente. Quindi togliendo questi fili, essendo distaccati dai frutti dell'azione, è come se siamo attivi nell'inattivo, è come essere connessi con tutto perché riesci a fare le cose nel migliore dei modi, perché poi non hai paura, quindi le fai anche nel migliore dei modi, ma allo stesso tempo staccati da tutto, che è il modo migliore in cui vivere, attaccati, cioè staccati ma connessi con tutto. È praticamente stare bene indipendentemente dai fattori esterni, il che ti libera dall'aspettativa. Ma attenzione, non significa quindi, vabbè, come va a mollare tutto e non avere più obiettivi, non fare niente, inagire, eccetera. No, significa semplicemente
liberarsi dall'aspettativa, quindi da quell'autosabotaggio che ti rovina nell'agire nel migliore dei modi, perché vivere nella paura non ti fa agire nel tuo massimo potenziale. Quindi non vuol dire non avere obiettivi, avere una sana paura, tra virgolette, può essere utile come motivazione, ma se te la crei in modo compulsivo come autosabotaggio, allora è da imparare a lasciare andare. Quindi il segreto è imparare a stare bene di tua natura, in modo tale che di conseguenza, se tu impari a essere completo, stare bene, sei felice, in pace di tua natura, quindi sei, come dicevo prima, stabilito nell'essere, non hai aspettative su niente, non ti aspetti niente da niente nessuno, perché stai già bene. Non fai le cose perché vuoi qualcosa, come dicevo prima, il fare per avere, per essere. Fai le cose che partono già da un tuo senso di pienezza, quindi è per condivisione, per piacere. Quindi se non ti aspetti niente, non puoi aver paura, perché se non hai aspettative sul risultato, non hai vulnerabilità. Perché se ci pensate, nel mio caso del nuoto, perché la paura? Perché c'era la possibilità di andare male, di fare brutta figura col mio allenatore, di fare brutta figura su quelle cose lì. Ma se non avevo aspettative, non c'era da fare brutta figura in niente. Semplicemente, se non c'è da fare brutta figura, la gara non può andare male. E quindi, se non ho quell'ansia, la gara addirittura la posso fare anche meglio. Nelle relazioni, se sto già bene di mio, se quella persona c'è, bene, se non c'è, sto bene comunque. La paura di perdere, la paura di tutto quello che può succedere, è perché ho l'aspettativa che quella persona debba rimanere per forza con me, quindi la cambi, la situazione diventa particolare, a volte si creano disguidi, cerchi di cambiarla, lei cambia te, e diventa un problema. E quindi non è incondizionato, ma è un cerchi di cambiare quella persona o di cambiare te stesso. Quindi è una paura, ma se non hai aspettative su quella persona perché sei già completo di per sé, non hai quella vulnerabilità, nessuno ti può toccare, perché anche se quella persona non c'è e se ne va, fa lo stesso. Cioè, ti può dispiacere, ma dentro di te sei comunque completo, quindi non hai quella vulnerabilità e se non sei toccabile, sei invincibile, non hai paura. Nel mondo del lavoro, come dicevo prima, se non ti interessa l'opinione che hanno degli altri perché tu hai già un tuo valore di per sé dato da te stesso, sei già completo di per sé, stai già bene di tuo, automaticamente sei invulnerabile. La gente non può dirti qualcosa e farti star male, non possono dirti qualcosa e ferirti, perché magari cerchi di capirlo, ascoltarlo, ma allo stesso tempo sei già a posto di tuo e quindi non puoi aver paura. E quindi potenzialmente la paura ti aiuta in alcuni sensi, è utile per alcune cose, soprattutto per la sopravvivenza, ma in tante cose è veramente autosabotaggio e quindi ti può far fare le cose peggio che non avendola. Bisogna comunque ovviamente avere un'attenzione per il rischio, però diciamo che tendenzialmente quella è una questione di discriminazione di intelligenza e vedrete che avrete anche più una facoltà di consapevolezza e intelligenza nel momento in cui arrivate alla versione migliore di voi, che è sentirsi sicuri al sicuro in uno stato così di anche vulnerabilità. Ma come fare questa cosa? Allora, vi spiego come fare a livello pratico. Ci sono tantissime cose che si possono fare e come dico sempre, se volete consultare un terapista o andare da una persona esperta, magari vi può aiutare. Non è sempre detto, ma magari vi può aiutare. Però quello che consiglio sempre è anche di prendere in considerazione un percorso interiore, quindi di provare a fare qualcosa di per sé. E quello che ho fatto io che mi aiuta è, come prima cosa, un esercizio che faccio una volta al mese ed è un esercizio in cui mi sono scritto tutte le mie paure, le mie limitazioni, le mie credenze limitanti, tutte le cose su cui voglio andare a lavorare e una volta al mese mi metto lì e mi concentro su una di queste paure per risolverla. Si dice che si ha paura delle cose di cui non si conosce abbastanza e quindi ad esempio stupido, mi ero messo una delle paure che era la paura degli squali e quindi in quel mese lì mi sono concentrato sugli squali, sul guardarmi documentari sugli squali, sul capire gli squali, eccetera, eccetera. Andare magari anche a fare pratica, quindi vederli, andare a vedere dal vivo, capirli. Quindi è un percorso che si fa un po' di per sé. E una volta a settimana
miglioro questa cosa anche facendo esercizi di introspezione. Quindi ogni tanto mi vengono in mente delle domande da farmi, ricordarsi che farsi domande è importantissimo perché con le domande giuste arrivano le risposte giuste, e quindi una volta a settimana faccio degli esercizi in cui rispondo a 1-5 domande inerenti a qualsiasi cosa, e tendenzialmente sono inerenti alla paura su cui sto lavorando quel mese, o alla credenza limitante, o a tutte quelle cose che mi impediscono di arrivare alla versione migliore di me. Quindi è un po' journaling, questa cosa aiuta molto, esercizi di introspezione. La seconda cosa è invece una cosa di cui ho parlato nel video precedente, è un po' più complessa, ma è diventare consapevoli di questi pattern negativi dati dalla paura e svoltarli pian piano, cambiarli in credenze invece che partono da un senso di amore. Tendenzialmente le credenze interiori, i pattern, il modo in cui agiamo, sono dati da cose che partono dall'amore o cose che partono dalla paura. E le cose che partono dalla paura bisogna imparare a diventarne consapevoli, quindi iniziare a vederli. Già vederli è una cosa quando accadono, è già un bellissimo passo avanti, e pian piano cambiare il pattern, quindi renderlo un qualcosa invece di che ci aiuta, costruttivo, invece che ci distrugge. E come fare questa cosa? Innanzitutto pian piano col journaling, con il primo esercizio, si diventa consapevoli di quali sono i pattern negativi, facendosi le domande giuste o facendosi aiutare da qualcuno. E poi pian piano capire questo concetto. Ogni esperienza che noi abbiamo la creiamo dentro di noi. Quindi per la stessa situazione una persona può avere un'esperienza negativa o un'esperienza positiva, in base al nostro a come sia il nostro modo di essere condizionati dal passato, eccetera eccetera, la nostra personalità e così via. Quindi potenzialmente accade tutto dentro di noi. Se accade dentro di noi, in qualche modo possiamo scegliere di farlo accadere nel migliore dei modi che ci è più utile a noi. Solo che in questo momento non abbiamo le chiavi per farlo, bisogna imparare a prendere in mano la situazione e controllare questa cosa. La mente, le emozioni, l'energia, il nostro corpo, tutti i nostri strumenti. Quindi c'è una circostanza. Tendenzialmente quella circostanza noi pensiamo in un certo modo che è dato da una reazione, un trauma, un qualcosa del passato, un condizionamento. Quel pensiero, che in questo momento magari è negativo, ci crea delle emozioni, le emozioni negative. Emozioni negative ci portano a fare delle azioni negative, che portano a un risultato negativo. Se invece noi a quella circostanza impariamo a notarla, e quindi quando accade, fermarci un secondo e dire, invece che pensare a qualcosa di negativo, imparare ad associarlo a un qualcosa di positivo. E questo è un lavoro che si fa interiormente, chiedersi il perché pensi quella cosa, darti anche compassione interiore del perché pensi quella cosa, dirti è normale che finora ho pensato così di questa circostanza perché sono stato cresciuto così, perché è successo questo, eccetera eccetera, e d'ora in poi le cose sono cambiate e farò così. Quindi imparare a vedere la cosa in modo consapevole e cambiarla, cambiare il nostro modo di rispondere alle cose, e invece che reagire compulsivamente, rispondere in modo consapevole. Quindi individuare la paura, capire perché il tuo cervello ti stava cercando di proteggere da qualcosa. Ricordi che il tuo cervello sta cercando quando ti dà delle credenze, delle cose, è perché ti sta proteggendo, sta cercando di proteggerti da qualcosa, vuole rimanere in uno status di sopravvivenza, di status quo. La tua mente è portata alla sopravvivenza, e quindi a volte semplicemente non lo fa con cattiveria, devi solo fargli capire, cioè capire perché pensi quella cosa e capire che adesso puoi cambiarla. Quindi iniziare a sentirti sicuro di cambiare quella cosa. E quando hai individuato quella cosa, gli hai dato proprio anche a volte un nome, una sensazione, la senti nel tuo corpo, dici come la sento questa cosa, come se dovessi descriverla a un alieno. Dove la senti? Quando la senti? Perché senti questa cosa negativa? Perché il mio cervello mi vuole far sentire questa cosa? E hai compassione, quindi dici è normale che io mi senta così perché è successo così in passato, ma adesso cambio questa cosa, quindi hai fatto questo percorso, è il momento poi di rilasciare questa cosa. E per farlo ci sono degli esercizi, con delle affermazioni, come ho appena detto, quindi parlandone di queste cose a livello interiore, con un terapista, con il tapping, quindi EFT tapping, ci sono degli esercizi che si possono proprio fare, tante ricerche a riguardo, con la meditazione, con processi emotivi, quindi cercare di sentire quella cosa, quell'emozione negativa, amplificarla al massimo e cercare di processarla, perché a volte rimane bloccata lì e quindi rimane lì. Processarla, intensificarla e rilasciarla. Il Qigong può aiutare, ci sono tantissimi esercizi che imparano proprio a rilasciare questi pattern, queste emozioni,
o anche semplicemente agire su questa cosa, quindi rilasciarla in un certo modo, come ad esempio a livello pratico, come dicevo prima, sugli squali, anche la ricerca e la ripetizione aiutano. Imparare magari qualcosa di più su quella cosa e ripetere, cercare di sbloccarsi da questa cosa, a volte anche semplicemente ripetizione e compassione per se stessi. E pian piano imparare proprio a lasciare andare. A esercizi di gratitudine, possono aiutarti, sono libri anche che ho letto addirittura di Tony Robbins in cui ti aiutano proprio a farti concentrare, cambiare il focus da un pattern negativo a un pattern positivo. Ci sono tante cose che si possono fare, ma l'importante è capire che bisogna imparare proprio a non prendere tutto troppo seriamente e lasciare andare. Tendenzialmente già con la meditazione, se voi fate un Kriya, io ad esempio il mio percorso di meditazione che faccio, già vai un po' a risolvere il problema alla base. Perché? Perché tutte queste cose di cui vi ho parlato sono cose mentali, sono cose che accadono nella mente. Il punto cos'è? Che quando fai una meditazione impari a vedere la tua mente e il tuo corpo, che in yoga e in meditazione sono considerati due strumenti utilissimi, ma non sono te, sono accumulazioni che hai preso nel tempo, e impari a vederli come leggermente staccati da te. E come vi ho detto all'inizio, quando ti stacchi, quando sei quel testimone silenzioso, sei quella presenza, senza il filtro, senza la persona di Marco Dilia, quindi senza il tuo bagaglio karmico, senza la tua memoria, quindi senza la tua mente, ma utilizzando la mente solo nel presente, quindi senza finire troppe volte nel passato, nel futuro, con la meditazione impari a uscire dalla tua creazione nella tua testa e rientrare nella creazione vera, dove tutti questi problemi non ci sono tutti nella tua testa, te li crei da solo. E quindi vai un po' a risolvere il problema alla base, perché ti diventa più facile imparare ad abbandonarti al momento presente, che è in realtà l'unico momento vero che c'è, perché passato è semplicemente memoria e nella tua testa, e futuro è semplicemente immaginazione nella tua testa, quindi questi dati che continuano a ripetersi all'infinito. Quindi quando impari veramente a lasciare andare, a essere distaccato dal risultato di questa cosa tramite tutti questi esercizi che vi ho menzionato, e poi ce ne sono tanti altri, magari farò un video a riguardo, anche semplicemente avere una routine sana, dormire bene, stare bene, prendersi cura di sé, avere una vita sociale, stare nella natura, nel presente. Tutte queste cose possono aiutare. Sto leggendo un libro adesso che è collegato tutto sulla respirazione, insegna proprio di quanto il respiro sia importante, anche il respiro è una cosa fondamentale, quindi in realtà a volte avere le basi solide va bene, ma poi su quelle si possono fare delle cose per aiutare a combattere queste paure. E con lo yoga e la meditazione si aiuta proprio alla base a proprio staccarsi da questa cosa e vederla come qualcosa di staccato, quindi non prendere questi pensieri troppo seriamente, e se li vedi un po' da lontano puoi un po' cambiarli più facilmente, quindi diventi più consapevole, meno compulsivo, e puoi vederli un po' da lontano senza giudicarli e semplicemente cambiarli un po' più a tuo piacimento. C'è quel gap tra te e la tua reazione, e quindi non reagisci più in modo compulsivo, ma diventa una cosa consapevole, e quindi pian piano cambi tutto questo pattern. Non è una cosa facile, però è sicuramente fattibile. Ed è in realtà il passo principale per raggiungere quello che vuoi fare. Quindi il segreto è lasciare andare e essere staccato, ma non distaccato in modo negativo, ma accorgersi che non c'è altro modo, perché in realtà il nostro ruolo in questo mondo è veramente minimo, che tutto questo dramma, questa personalità, tutto quello che noi pensiamo di essere grandi, di fare grandi cose, in realtà è tutto nella nostra testa, perché noi siamo veramente un briciolo nell'esistenza, ma neanche. E pensare di essere così grandi non solo ci fa star male, ma ci fa anche agire nel peggiore dei modi, perché come abbiamo visto prima agisci nel peggiore dei modi. Quindi imparare veramente a volte a lasciare andare non solo ti fa stare meglio, ma ti fa non avere aspettative sul risultato, quindi agisci nel migliore dei modi. E quindi per assurdo è il modo per raggiungere le cose che vuoi raggiungere, paradossalmente prima e meglio. Quindi invece che essere lì e combattere al massimo per ottenere quella cosa, a volte in realtà è semplicemente fare la cosa giusta. E se sei compulsivamente dentro quella cosa e gli occhi chiusi, vista a tunnel, non riesci a vedere la cosa giusta da fare, vai avanti correndo all'impazzata. Se invece sei un po' distaccato da fuori e indipendentemente da quello che fai le cose vanno comunque bene, sei comunque in vita, vedi le cose da una prospettiva più esistenziale, più vera, le cose così come stanno, senza esagerarle nella tua testa. Se le cose le fai bene, se le cose non le fai bene, non hai paura, perché non hai aspettative, non hai vulnerabilità, sei intoccabile, e quindi le cose le fai nel migliore dei modi, perché non hai niente da perdere. È un po' come dicevo, immaginate di avere il paraocchi
e vedete una porta davanti a voi, continuate a spingere, 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 a lavorare duramente, spingere, quando in realtà sulla porta c'è scritto tirare. Solo che non lo vedi perché hai il paraocchi, perché hai la paura, perché hai questo fumo davanti di queste emozioni e non riesci a uscire da questo fumo e vedere le cose veramente come stanno. Qui non è la questione di vedere positivo o negativo, è questione di vedere le cose come stanno e agire nel migliore dei modi senza essere influenzati dal tuo filtro mentale. E automaticamente, se impari a stare bene, quindi riesci a non volere niente, e quindi, come si dice ad esempio nel buddismo, si dice la persona che non vuole niente è voluta da tutto. Pensate che è quindi il modo migliore per condurre questa esistenza. Nello yoga una persona che è così viene considerata a livello geometrico come un cerchio, invece che un'altra figura che ha degli angoli, che quindi quando si muove va avanti per la vita con dell'attrito. Invece il cerchio è qualcosa che va fluido tra le cose, è come se avessi un po' un lubrificante, quindi quando non hai paura, quando impari quindi avere queste aspettative non aspettative, è un po' come se ti creassi un po' una sfera, una vera e propria sfera, per andare per questa vita nel miglior dei modi, con più grazia possibile, senza attrito, toccando tutto ma non essendo toccato da niente. Ed ecco qua ragazzi, spero che il video sia piaciuto, perdonatemi alla fine è diventato lunghissimo, però ho voluto spiegarvi tutto. Se avete qualsiasi altra domanda fatemela sapere nei commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!